Campo Raghena è un piccolo e antico borgo della provincia di Massa Carrara. Sulle sue case incombe la catena dei Groppi, un tratto di Appennino particolarmente scosceso e severo. Pare che il nome del paese significhi Campo degli Uragani, forse perché da questi aspri crinali irrompono spesso violente tempeste che sferzano il paese. Qui non c'è traccia dell'inquinamento, del rumore, dello stress che affliggono gli abitanti delle città. Pace e silenzio sono tuttavia un valore che non tutti sanno apprezzare e l'isolamento, specie in passato, è stata la ragione che ha spinto tanti a lasciare il paese. C'è però anche chi ha intrapreso la strada contraria e ha scelto la natura, la purezza dell'aria, il fascino delle pietre antiche. Ho trovato il cestino. Andiamo? Così andiamo a prendere i prugnoli. La sbalera qua. Enrica e Gavino sono originari della Spezia. Lui è architetto e può svolgere parte almeno del suo lavoro da casa. Enrica è invece ancora legata alla città dal negozio di cui è titolare e dunque sale al borgo solo nei giorni di chiusura. In autunno, quando la luce del sole si fa più dorata e le foglie sugli alberi si tingono di colori accesi, raccolgono le bacche di prugnolo che serviranno per preparare un liquore digestivo forte e aromatico. Ecco, qua ci sono i prugnoli. E questo è l'ultimo cespuglio. Li raccogliamo. È l'ultimo cespuglio praticamente che si incontra perché poi su finiscono. Sono ben maturi adesso. Sono più grandi in mezzo lì. Sono più grandi, ma Cosa ce ne vorrebbero per un litro di alcol? 4 etti. quel cestino lì. Con il prugnolo si fa un liquore molto semplice, perché basta immergerli nell'alcol per circa un mese, dico io, con la mia teoria, una teoria personalizzata, e poi si fa lo sciroppo con lo zucchero in proporzione 1 a 1,3 di acqua, con lo zucchero circa mezzo chilo, poi si mescola il tutto, si lasciano lì altri 10 giorni circa, poi si filtra e si imbottiglia. Mettiamo dentro? Adesso facciamo, sì, nell'alcol. Devo vedere quanti. Mi schiacci un po', no? Sì, ma questi sono già abbastanza, Prova a schiacciarli un po', anche se secondo me non ci faccio niente. Sono duri questi. Ma l'alcol distribbia comunque. Molto duri, sì. Misura comunque così basta, secondo me. Adesso mettiamo qua al buio. E infusiamo. A Campo Raghena il tempo può cambiare in fretta e talvolta la prima neve dell'inverno arriva ad imbiancare i groppi senza attendere la fine dell'autunno.
Trascorso il giusto numero di giorni, il liquore è pronto per essere filtrato. Enrica, dovresti venire perché mi devi aiutare a tenere. Il suo calore e le sue virtù saranno maggiormente apprezzate nella stagione fredda che si annuncia. Il dolce profumo che si diffonde nella casa è intenso e inebriante. Sembra quasi che il prugnolo abbia raccolto in sé e rilasci gli aromi del lampone e del mirtillo. Ti devo aiutare ancora? No, basta, qua tanto faccio io. Allora comincio a pulire la rosa canina per fare la marmellata. Sì, sì. Pure di là. Nei giorni precedenti alla prima nevicata, Gavino ha raccolto le bacche della rosa canina ed Enrica ne vuole ricavare una marmellata. Ne ha già preparato di ottime, ma con questo frutto è la prima volta. Comincia dunque a mondare le bacche dai semi e dalla peluria spinosa, nel timore che possano rendere la marmellata sgradevole. L'operazione si rivela però troppo lunga e laboriosa. Meglio togliere soltanto il picciolo e mettere le bacche a cuocere sulla stufa con la giusta aggiunta di acqua e zucchero. A cottura ultimata sarà più facile raffinare il composto. Mentre la pentola sobbolle, Enrica si dedica all'attività che più le dà soddisfazione: dipingere. Gavino, dov'è il pennello? Ma deve essere in quel barattolo sulle pensole. Ah sì, Guarda un po'. l'ho trovato. Le tele che ha realizzato e che testimoniano la sua predilezione per i colori più solari adornano ogni ambiente della casa. Un murale, la sua creazione più recente, richiede ancora qualche ritocco. Enrica ha dimostrato talento per la pittura e il disegno fin da quando era bambina. Trasferire sulla carta e sulla tela le sue emozioni le è sempre risultato naturale. Intanto Gavino è sceso nel suo piccolo ufficio, a un piano inferiore della casa, per completare un progetto da inviare al cliente. Per il tipo di lavoro che faccio, essendo un lavoro tecnico, anche il fatto di abitare qui non mi crea grandi difficoltà, perché con il collegamento internet riesco comunque a operare, poi sia avendo informazioni appunto tramite internet, sia facendo i sopralluoghi, riesco a svolgere comunque, mi arrangio, ecco, quello sì, comunque riesco a essere efficiente in ogni caso. Un profumo di rosa e zucchero caldo si è diffuso nella stanza. È il momento di setacciare il composto con il passaverdura per rimuovere i semi. Troppo densa. Vado? Gavino è piuttosto scettico sulla buona riuscita dell'operazione. Enrica resta invece convinta che l'esperimento possa riuscire. Adesso non vado d'alcolino. Vedi i nocciolini che ci sono? Sono passati da lì, guarda. Sì, sì. Guarda che bella che è. Sarà anche bella, ma per farla venire giù... Vieni qua. Ah, Parlavi di sacrificio di pazienza no, prima. ma non è sacrificio di pazienza, ma le cose che hanno senso. Questa non va più giù qua. Non va mica più giù, Ricordati, questa non va giù. Ma stai un po' zitto, Gavino. Vabbè, sto zitto.
qua è fine. Si potrebbe già fare una di quelle, ci viene già. La costanza di Enrica viene premiata e Gavino deve ammettere che il risultato ottenuto dalla compagna è ottimo. Questa secondo me è una marmellata che va proprio bene anche col formaggio, perché non è tanto dolce, è un po' aspretta. Come fai adesso? Mangi? E queste? È ottima, è giusta. È una via di mezzo, fa la marmellata e il sugo di pomodoro. E beh. L'inverno è ormai alle porte. La tramontana soffia impetuosa, strappando agli alberi le ultime foglie. Le nuvole si affacciano minacciose dalle creste affilate dei groppi. Il freddo intenso può fare gelare le tubature. È buona prudenza allora fare scorta d'acqua attingendola ad una delle fonti del paese. Il sole non è ancora stato coperto dalle nuvole e già i primi fiocchi di neve cominciano a cadere, risplendenti come pietre preziose. Il paese intero prende un aspetto incantato. È solo un breve istante. Il cielo presto si chiude e la neve inizia a cadere più fitta. È l'annuncio della tormenta che sta per arrivare. È già tutto bianco. Diventa la neve. Quasi. Viene da nord-ovest però. Nonostante il freddo e la neve, Gavino non rinuncia alla passeggiata giornaliera. È proprio in giornate come questa che la natura si presenta al suo sguardo nella veste più maestosa, severa ma allo stesso tempo addolcita dal bianco manto nevoso. Meno avventuroso del suo vicino, Carlo preferisce curare che il fuoco della stufa sia ben vivo, affinché il tepore non si attenui. Ha scelto di prendere casa a Camporagena, affascinato soprattutto da ciò che nel paese non c'era: il rumore e la confusione che tanto lo infastidivano nella sua città di origine. Vive solo, ma non soffre la solitudine. Suoi compagni fedeli sono le voci melodiose del bosco e le nuvole che corrono nel cielo, il rombo della tempesta e il sussurrare della neve che si posa leggera. Condividere tanta bellezza con gli altri abitanti, pochi ma sinceri amici, è per Carlo la gioia più grande.
questa musica vorrebbe far rivivere quello che chiamo come il nome che ho dato a questa casa, l'armonia dei silenzi. E il fascino che mi ha spinto a lasciare il litorale toscano e venire qui in questa zona di montagna, selvaggia, ma splendida e affascinante, con i suoi groppi, con le sue boscaglie, con i suoi silenzi soprattutto. Un silenzio però che è pieno di suoni, di armonie, per chi lo sa ascoltare. Nero, vieni, Ricci, qua, qua. Sono venuto qui a trovare degli amici che avevano preso casa in questo paese, un paese spopolato, purtroppo lasciato da tutti i suoi abitanti. I giovani sono andati a lavorare altrove, e gli anziani sono spariti e quindi il paese si è spopolato. Siamo capitati a alcune persone da fuori e ci siamo uniti a quei pochi rimasti degli abitanti. E io sono venuto qua e ho scelto una delle case che erano disponibili, una casa molto grande fra l'altro, perché una volta le famiglie erano numerose, quindi avevano bisogno di ambienti grandi. Il mio impegno lavorativo nel periodo che sono stato a Cecina era quello di insegnante. Ho insegnato per tanti anni come i ragazzi della scuola media e ho utilizzato la mia passione per la musica, per il teatro, cercando appunto di animare la vita di questi ragazzi. Ho insegnato a suonare gli strumenti, la chitarra a tanti bambini che alcuni hanno continuato, addirittura qualcuno è andato anche al conservatorio, insomma è stato bello questo. Terminato questo lavoro ho preferito lasciare l'ambiente del mare che specialmente in alcuni periodi dell'anno diventava costipato di popolazione, quindi nei mesi estivi non è invivibile. Allora ho preferito venire qui dove c'è serenità, dove c'è tranquillità, dove le macchine stanno fuori paese e si sta molto meglio in questo senso. Insomma, è una vita totalmente diversa quella che vivo qui a Camporagana e mi sono adattato volentieri. So apprezzare, per esempio, ho imparato ad apprezzare i momenti dell'anno, nelle varie stagioni, anche l'inverno. Non avevo mai passato dei periodi di freddo o di neve, eppure mi è piaciuto fare anche questo perché mi ha portato a mettere in evidenza anche certe mie capacità che non avevo mai utilizzato. A Comano ci sono diverse case di riposo per anziani, mi sono inserito in questi ambienti e con la mia musica ho avuto la possibilità di intrattenere attraverso la musicoterapia a cui mi sono dedicato queste persone per far rivivere le potenzialità assopite attraverso i ricordi delle canzoni dei loro tempi e rivivere insieme un rapporto con le persone che stanno accanto a loro e di cui forse non si accorgono mai neanche della presenza, ma nel momento in cui si canta la stessa canzone è possibile comunicare proprio l'impressione, i sentimenti, le emozioni che si sono vissute da giovani, insomma. La luce sta calando e per Gavino arriva il momento di rincasare. È ora di accendere la stufa e preparare la cena. Un bel piatto di spaghetti con il pesto congelato che ha preparato in estate
utilizzando il basilico del suo orto. Chicchina. Devo sbrigare perché sennò mi brucio. Ma ci sono certi che usano una schifezza a base di benzina solida, che puzza poi. Io invece uso la carta, il cartoncino, insomma, queste cose qui. Cosa c'è da questo? Questa casa l'ho individuata casualmente durante una gita domenicale e di lì poi mi sono messo d'accordo con un mio amico muratore e l'abbiamo aggiustata insieme, facendoci il lavoro in economia, piano piano, in 1 anno e mezzo circa, mettendo mano prima al tetto, poi piano piano sotto, perché questa casa era completamente priva di impianti, di acqua interna, di elettricità, quindi abbiamo dovuto inventarci tutto. E l'abbiamo fatto molto alla buona, in maniera molto rustica, cercando di recuperare il possibile dei pezzi già originali e mettendoci dentro qualche pezzo recuperato in qualche altro posto, ecco. Il fatto che manchino tutte quelle relazioni che ci sono nella città è relativo, perché le piccole relazioni che avvengono qui, anche una semplice chiacchierata su argomenti che a prima vista possono sembrare banali, come il tempo oggi, che cosa succede, ma quelle poche chiacchiere sono comunque molto più significative che non in città. In città non sembra, ma le persone con le quali esiste un vero colloquio sono poche, sono molto poche. Proprio quando incontri un amico che allora chiacchieri e parli degli argomenti che ti piacciono insieme a lui, altrimenti non è che poi ci sia tanta più possibilità che non qui. Durante l'intera notte il vento ha soffiato impetuoso. Il cielo si presenta quasi per intero sgombro dalle nuvole e molta della neve che il giorno prima si era accumulata sui tetti e per le vie è stata spazzata e dispersa. Sole e poi neve e poi di nuovo sole nel volgere di poche ore. Gavino ha notato che la scorta di legna da ardere si è assottigliata. Pochi se la sentirebbero di uscire per andare nel bosco a raccoglierne altra. Si direbbe invece che lui abbia colto un'occasione attesa e desiderata per cercare un contatto ancora più diretto con l'originaria bellezza del paesaggio innevato. I colori sono più accesi quando risaltano sul candore della neve e ogni cosa si manifesta in un nuovo e più dolce aspetto. Quando il vento insinua il gelo sotto gli abiti più pesanti, c'è solo un modo per non rabbrividire: mettersi al lavoro.
Sono questi i momenti in cui Gavino sente fluire in sé nuova vitalità e nuovo vigore. Il peso degli anni si dissolve nella consapevolezza di vivere in armonia con l'ambiente e con una natura ancora integra. Anche questo è il fascino di Campo Raghena, il campo degli uragani. Carica di umidità, la legna appena raccolta brucerebbe a malapena. Gavino la sistema allora intorno alla stufa accesa, affinché il calore la asciughi a dovere. Equilibrio instabile, molto instabile. Da alcuni anni, tra i nuovi abitanti di Campo Raghena ci sono anche Giancarlo e Rosario. Vengono da lontano, dalla Campania e dalla Sicilia. Per combinazione si sono incontrati qui e insieme hanno dato vita a una struttura di ricettività. Pochi avrebbero scommesso sul loro successo in un borgo così sperduto, a malapena segnato sulle carte geografiche. Gavino. Ciao. Senti, ti salutano. Com'è? Dove vai? Sono andato a prendere un po' d'acqua io. Me ne approfitto per la mia passeggiata quotidiana. Ok, vado io. Sì. Buona serata, ciao. Ciao. Rosario è operatore olistico e si occupa quindi di benessere, un'attività che trova qui una sede ideale. Ho conosciuto Giancarlo che mi ha fatto questa proposta, proprio perché anche lui ha capito che la mia professione poteva avere degli sviluppi in questo posto e nella struttura che abbiamo appunto aperto. Quindi diciamo che è stata un'occasione per me. Visto che magari in gioventù avevo rinunciato a delle cose, delle opportunità, quindi ho detto no, questa volta non me la faccio sfuggire. Ho organizzato con tanta fatica perché sai, quando non si è più giovanissimi non è facile, però ho voluto fare questa esperienza e già sono passati 4 anni. Ho trovato questo posto incantevole dove sei appunto immerso nella natura, tutto quello che ti circonda è vita. Il tempo non ha più misura perché spesso non ti rendi conto di che ore sono, perché le giornate passano in maniera totalmente diversa. Contento di aver fatto questa scelta, perché sì, sicuramente, guarda, nella vita, come ben sappiamo, in tutto c'è il lato opposto della medaglia. La vita qui non è agiata, però ti posso dire, il gioco appunto ne vale la candela.
lavora presso un ospedale di Firenze. Per raggiungerlo deve affrontare un viaggio tutt'altro che agevole, ma il fascino che Camporagena esercita in lui compensa ogni disagio. È vero, non siamo in una città dove ti termina il sale, sei pronto subito a comprarlo, esci subito, quindi tutto sta a farti una buona provvista. La bellezza del silenzio che ti porta a riscoprire il vento, la pioggia, la neve, il ghiaccio. Ora, se smetto di parlare, silenzio. Può essere un fastidio, però può essere piacevole chi vuole realmente rincontrare se stesso. Beh, certo, si fanno le levatacce, ti alzi alle 5 di mattina, arrivi giù, prendi il treno, arrivi alle 9 a Firenze, alle 4 riparti per tornare qui alle 8:30. Però il pensiero a metterti sul treno e tornare a casa, già per me è un benessere, che so dove sto andando. Cucinare è la sua passione e qui ha trovato l'opportunità di combinare la sostanziosa cucina campana con quella lunigianese, più semplice ma dai sapori decisi e delicati allo stesso tempo. Saro, assaggia, vedi come sono. Vabbè, dai, sicuramente, come sempre. Dall'aspetto. Brucia? No? Buoni? Ottimi, direi. Ok. Camporagena, piccolo e remoto borgo rurale, impreziosito dagli antichi portali in pietra serena, è un luogo affascinante. La vita tra questi monti può essere frugale e severa, specialmente per chi è abituato alle comodità della vita cittadina, e molte sono le rinunce che impone. Ma per chi ha deciso di vivere qui, il premio è grande. Silenzio, cibo genuino, aria e acqua pulite e una dimensione del tempo dilatata. Sono queste le condizioni essenziali per una vita a misura di essere umano e loro l'hanno capito.